tutti e benvenuti in Appuntamento in Giardino. In questo brevissimo video volevo parlarvi di una pianta carnivora che è la Sarracenia purpurea, una pianta carnivora che arriva dal Nord America, rusticissima, sopporta veramente bene il freddo, quindi non è assolutamente una pianta da ricoverare in casa durante il periodo invernale. Lasciamola fuori in un posto leggermente riparato, sempre con la sua acqua nel sottovaso, magari un po' meno, e lei affronterà benissimo l'inverno con neve e gelo. Non esponiamola soltanto a delle temperature veramente troppo basse, tipo meno 15, meno 20, perché la coltivazione in vaso è sempre più delicata di quella in natura, diciamo, perché in natura le cose vengono sempre fatte da madre natura e quindi sono perfette. Quando noi coltiviamo in vaso, la coltivazione invece appunto domestica richiede delle attenzioni, perché le piante sono in un ambiente che non è naturale. Volevo parlarvi di questa installazione che ho fatto in questa tazza che sembra una tazza della colazione. Mi è stata regalata tanti anni fa da una mia amica, l'ho verniciata tante volte, poi si è staccata la vernice, ho cercato di decorarla, alla fine l'ho fatta tutta bianca, anche lì si è staccato un po' di colore e quindi ho deciso di utilizzare questo vaso per coltivarci una pianta di Sarracenia purpurea. La vedete? È molto carina in questa installazione, nella tazza, in una tazza di colazione gigante. E quello che mi piace molto nella Sarracenia purpurea è lo sviluppo iniziale di esemplari piccoli, ovvero questo sviluppo circolare in cui le trappole si guardano una con l'altra, che dà il tutto un aspetto molto sinistro a questa pianta. Nel corso dello sviluppo della pianta, la pianta appunto diventerà molto più grande e col passare degli anni di coltivazione riempirà completamente il contenitore, diventando una gigantesca insalata carnivora, perché diventa molto disordinata, perché la Sarracenia purpurea è un esemplare di grosse dimensioni, crea un sacco di nuove piante che colonizzano proprio tutto il supporto di coltivazione e quindi si crea questo cespuglio di trappole veramente grande, a volte molto molto disordinato. Possiamo ottenere questo tipo di aspetto della pianta con degli esemplari magari con delle divisioni, perché la pianta riparte dalla divisione e crea questa crescita circolare che è molto molto bella. Rimarrà così penso per 1 o 2 anni, dopodiché comincerà a colonizzare totalmente il vaso. Questo video è dedicato appunto alla Sarracenia purpurea, coltivata in questa tazza da colazione gigante, e proprio per far vedere come possono essere coltivate anche le piante carnivore in una maniera un po' simpatica, anche divertente. Sarracenia purpurea va coltivata in torba, non c'è bisogno di mettere perlite, si può anche mettere, io la metto ogni tanto un po' di perlite, anche perché l'ho acquistata, quindi devo farla andare. E torba, si può mettere dello sfagno in superficie, così da ricreare questo ambiente di torbiera. Qui crescono anche delle drosera intermedia, anche una drosera rotundifolia e anche una piccola utricularia. In questo caso appunto si è creato una mini torbiera in questa tazza da colazione. Vi rimando ad un prossimo appuntamento in giardino. Questo è un video molto veloce perché non volevo farvi perdere questa piccola installazione molto simpatica, proprio per coltivare le piante carnivore non solo in una maniera molto seriosa ma anche divertente, in modo che può regalare un colpo d'occhio anche simpatico e divertente al nostro giardino. Ciao a tutti e al prossimo appuntamento in giardino. Ciao ciao!